Se state cercando uno smartwatch che abbia superato i test più severi militari, che sia impermeabile, indistruttibile e anche antigraffio, dotato di schermo AMOLED con cui potete rispondere alle chiamate e che costi meno di 150 euro, allora questo Cossped M3 Ultra è l'orologio che fa per voi. Il video di oggi l'ho diviso in due parti. Nella prima parte andremo a fare l'unboxing e andremo a studiare tutte le sue funzioni, e nella seconda parte andremo a fare tutti i test sia dell'impermeabilità, della chiamata, e scoprirete anche il livello del mio battito cardiaco durante una partita di padel. Comunque, bando alle ciance, prima di partire vi ricordo solo che se siete interessati a questo bellissimo smartwatch vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare nel primo commento e nella descrizione di questo video. E ora mettetevi comodi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e partiamo con l'unboxing. Andiamo a aprire la confezione, adesso lo andiamo ad aprire, però dopo lo mettiamo da parte perché prima andiamo a finire il contenuto della confezione. Vediamo cosa c'è all'interno del vano. Oh mio Dio, guardate quanta roba! I due cinturini, uno e due, la base di ricarica. Tra l'altro anche questa mi sembra di ottimo materiale, per cui è quasi militare anche la base di ricarica. Il manuale di installazione è veramente molto corposo ed è anche a colori, degli sticker se li volete attaccare da qualche parte, il vetro temperato e gli accessori per installarlo se volete aumentare ulteriormente la resistenza dello schermo, che tra l'altro è già super resistente perché è uno schermo Gorilla Glass di terza generazione. Ricapitolando, questo è tutto quello che troverete all'interno delle confezioni. Per quanto riguarda il funzionamento della base di ricarica è molto semplice, vi basterà collegarlo a un trasformatore e grazie a questi connettori ricaricherà lo smartwatch. Tra l'altro è anche magnetico, per cui avrete una sicurezza aggiuntiva durante le procedure di ricarica. Per montare i cinturini è molto semplice, vedete questa levetta di metallo, vi basterà tirarla su e spingerla verso il basso e una volta installato tirate di nuovo giù la levetta e così sarà completamente bloccato. Stessa procedura con l'altro cinturino, per cui una procedura che riuscirete a completare in 20-30 secondi. Per accenderlo vi basterà schiacciare per 5 secondi questo tasto laterale. Abbiamo un bellissimo display touchscreen AMOLED da 1,96 pollici. Come vedete è molto ben luminoso e si vede bene anche in esterna sotto il sole. È impermeabile, antipolvere e con la super cassa in acciaio inox ed è dotato anche di tutti i sensori, bussola, GPS, altimetro e anche barometro. 4 pulsanti, 2 per ogni lato, tra l'altro ben evidenziati di questo colore arancione. Questo che vedete è il sensore che serve allo smartwatch per misurare sia il battito cardiaco, la pressione e anche la quantità di ossigeno. Guardate come si attivano a contatto con la pelle, avete visto? E parlando di batteria, questo smartwatch ha una batteria a litio non rimovibile da 480 mAh che ve lo farà durare sempre fino a fine settimana con una singola ricarica. E ora andiamo rapidamente ad analizzare tutte le sue principali funzioni a partire dai 4 tasti. Il tasto sinistra in alto vi aprirà tutte le impostazioni principali: attivare o disattivare le chiamate, regolare la luminosità dello schermo, adesso è al massimo, guardate quanto è luminoso. Potete attivare o disattivare l'accensione del display quando girate il polso, lo potete mettere in silenzioso e potete anche personalizzare questa pagina schiacciando il più, vi fa vedere tutte le opzioni che potete scegliere. Per tornare indietro vi basterà schiacciare 2 volte il tasto destro. Andiamo a vedere anche questo tastino, quello in alto di destra, che è quello che secondo me utilizzerete di più. Qui ci sono tutte le funzioni, guardate quante sono, adesso ve le vado a elencare. La chiamata che dopo andremo a testare, l'esercizio quotidiano, l'allenamento che dopo ve lo farò vedere in esterna, la qualità del sonno, un indicatore veramente molto utile perché se lo indosserete anche per dormire vi darà una descrizione dettagliata del sonno dividendo in 3 categorie come si vede dal grafico: sonno profondo, sonno leggero e fase REM. Come vedete nel mio caso ho dormito profondamente 1 ora e 45 minuti, sonno leggero per 4 ore e 35 e sono andato in fase REM per 33 minuti. E tra l'altro ieri pomeriggio mi sono anche addormentato sul divano e ha riconosciuto il pisolino, infatti ha scritto sonnellino indicando anche l'orario 10:27, 10:54 per 27 minuti, quindi fa anche la spia se per caso fate un sonnellino durante la giornata. Continuando con tutto il tour, c'è il test dello stress, come vedete anche qui ha dato dei valori, massimo 68, minimo 25, per fortuna è rimasto normale. Potete ascoltare la musica, registrare, guardare il meteo, la bussola, attivare anche una sveglia che potete impostare per svegliarvi alla mattina, un timer, la calcolatrice
calcolatrice, così se per caso siete a fare la spesa e avete il cellulare in tasca o in borsa, potete fare tranquillamente i vostri calcoli con la calcolatrice. Una bellissima funzione è la funzione trova telefono, che vi permette di trovare il cellulare facendolo suonare direttamente dall'orologio. Per prima cosa dovete schiacciare il tasto in alto a destra, poi scendete fino all'opzione trova telefono, il cellulare comincerà a suonare e adesso andiamo a vedere dove l'ho nascosto per casa. Ovviamente questo era un test, sentite dal rumore, l'avevo lasciato qua sotto la coperta, vedete che sta suonando e così lo riuscirete a trovare in qualsiasi posizione se per caso l'avete disperso in giro per la casa. Ovviamente potete fare anche la ricerca al contrario, ossia vi siete dimenticati dove avete lasciato l'orologio, vi basterà andare sull'opzione dispositivo e cliccare su Find orologio. L'orologio comincerà a suonare come il cellulare, per cui è un'opzione molto utile se per caso come me tendete a perdere la roba in giro per casa. Come ultima cosa andiamo a testare anche l'impermeabilità di questo smartwatch. Lo potete lavare tranquillamente e potete fare anche la prova mettendolo nel lavandino. Vedete come rimane perfettamente luminoso e tra l'altro guardate anche, nonostante sia bagnato completamente infradiciato d'acqua, lo schermo risponde perfettamente comunque a tutte le mie sollecitazioni. Riproviamo, lo mettiamo di nuovo sott'acqua, per cui lo potete usare anche per nuotare, ma guardate, e devo dire che questo schermo mi ha sorpreso veramente tanto, perché altri dispositivi una volta messi sott'acqua dovete asciugarli prima di poterlo riutilizzare come touchscreen. Potete anche cambiare il quadrante, questo è quello che ho attualmente, guardate quanti ce ne sono e tra l'altro di tutti i gusti, sia moderni ma anche molto futuristici. Guardate ad esempio questo. Per quanto riguarda la lingua, ovviamente è compreso l'italiano, ma ci sono praticamente tutte le principali lingue del mondo. E come ultimo pulsante vi mostro anche le funzioni del tastino in basso a sinistra, che mostra nient'altro che riassunto di tutte le attività giornaliere, la frequenza cardiaca media, l'ossigeno, la qualità del sonno, che potete vedere anche nell'altro tastino, ma anche la pressione, in questo caso 1009 hectopascal, e sotto anche l'altitudine corrente. Ovviamente per questo M3 Ultra è disponibile anche l'applicazione che si chiama appunto Cospet, vi basterà scaricarla ed è disponibile sia sul Play Store che sull'Apple Store. Vi basterà registrarvi inserendo una mail e una password, dopodiché cliccate in basso su dispositivo, selezionate il più in alto e cliccate nuovamente aggiungi dispositivo e attivando il Bluetooth riconoscerà direttamente l'orologio. Come vedete l'ho già configurato. Per quanto riguarda l'applicazione è veramente molto semplice e intuitiva, e anche dall'applicazione potete vedere più in grande tutti i progressi del vostro allenamento, i grafici della vostra salute, e la cosa importante è che vi dà anche delle soglie di sicurezza. Ad esempio sopra una certa percentuale sarete in verdi e l'ossigeno è positivo, e se per caso la barra dovesse scendere e andare nella parte arancione vi avviserà immediatamente con un messaggio. Per quanto riguarda gli sport, durante gli allenamenti sono inseriti praticamente tutte le tipologie di sport. Io tra l'altro l'ho utilizzato sia per andare in bicicletta ma anche per una partita di padel, e per completezza nella sezione io potete anche completare il profilo inserendo un'immagine di profilo e anche i vostri dati per la salute, ossia l'altezza e il peso. Qui ero in esterna, ero andato a fare un giro in bicicletta. Come vedete, come vi dicevo prima, lo schermo anche alla luce del sole si vede perfettamente. Per curiosità ho guardato anche la pressione e l'altezza sul livello del mare. Come vedete era un'altezza di 46 metri. Poi dopo ho selezionato i battiti cardiaci e in generale per tutto il giro e i chilometri fatti in bicicletta, per un totale di 20 km, le mie pulsazioni sono rimaste tra gli 80 e i 90 battiti al minuto. Ovviamente alla fine dell'allenamento mi sono fermato in una gelateria per un meritatissimo gelato, guardando nel frattempo tutti i dati statistici del mio allenamento. E come seconda attività giornaliera nel pomeriggio sono andato anche a fare una partita di padel. Qui mi stavo riscaldando prima della partita e ho tenuto lo smartwatch per tutta la durata della partita, e devo dire che grazie al suo peso molto contenuto non mi ha dato neanche fastidio. Per quanto riguarda il report, la partita è durata 1 ora e 34 minuti, le mie pulsazioni massime erano 107 battiti al minuto e ho percorso durante la partita una distanza totale di 2,4 km. E ora facciamo anche il test della chiamata. Proverò a rispondere a una chiamata direttamente dallo smartwatch. Vedremo se la connessione sarà stabile e senza interferenze. Ciao Kate, come va? Tutto bene tu? Abbastanza bene. Sto facendo il test dell'M3 Ultra della Cospet. Come mi senti dalla chiamata? Ti sento benissimo. Oh, tanta roba. Ti ringrazio per l'aiuto, perché devo testare anche la funzione della chiamata. Allora niente, ci vediamo bel gioioso, così almeno ti vedo nella tua nuova versione del cosplay, ok? Assolutamente, vedrai, rimarrai stupefatto. Ok, va bene, ti ringrazio. Ciao Kate. Figurati, ciao Luca, ciao.
Come avete sentito, direi che il test della chiamata è stato superato al 100%. Spero che questa recensione vi sia piaciuta. Se vi siete innamorati di questo bellissimo smartwatch, vi ricordo che vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare nel primo commento e nella descrizione di questo video, e vi ricordo anche che se volete essere sempre aggiornati sui nuovi prodotti di tecnologia, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Vi saluto e come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!